Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi voglio parlare di un argomento che è molto importante perché è quello che ci aiuta a identificare le piante del nostro giardino. Quando noi possediamo un giardino, che sia grande o piccolo, tendiamo sempre a riempirlo di essenze, di piante, fiori colorati, bulbi, questo è il periodo dei bulbi in giardino, eccetera. E poi col passare del tempo ci troviamo davanti a delle bellissime fioriture di piante di cui poi non ricordiamo non tanto la specie, perché se siamo veramente appassionati di giardinaggio sappiamo bene che cosa mettere nel nostro giardino, però più che altro magari ci dimentichiamo il nome della varietà che abbiamo acquistato, poi magari la pianta potrebbe anche morire e non sappiamo più il nome esatto di quella pianta per poterla poi riavere. Uno dei metodi più usati è appunto quello dei cartellini che si mettono in giardino con il nome delle piante, però è un argomento molto delicato questo, perché l'utilizzo di questo tipo di materiali tante volte risulta anche costoso, quindi bisogna fare una spesa per identificare le piante in giardino e molte volte il materiale, se non è proprio un materiale adatto, tende a deteriorarsi e quindi questo fa sì che poi dovrà essere rimpiazzato. Vi ricordate che io, uno dei primi video del canale Appuntamento in Giardino, avevo parlato di questi cucchiai di legno riutilizzati, verniciati, da mettere nell'orto con il nome, con scritto sopra il nome bietole, insalata, cetrioli, eccetera. Mi era sembrata una bellissima idea, l'avevo presa da internet, però purtroppo questa idea si è rivelata un po' un fallimento, perché poi nel corso della stagione estiva e con l'autunno, con l'umidità che è arrivata poi nel periodo autunnale, questi cucchiai di legno inseriti nella terra sono ammuffiti, sono marciti, si sono spezzati, sono diventati molto delicati, la vernice che avevo usato non era proprio una vernice molto naturale e quindi il tutto poi ho dovuto toglierlo e mi sono poi ritrovato senza cartellini. Così ho rifatto di nuovo un esperimento acquistando dei piccoli cartellini plastificati, di quelli che si mettono intorno ai rami e poi si stringe, con il nome delle piante scritto a pennarello, e anche lì poi il sole col tempo ha schiarito molto ciò che io avevo scritto in questi cartellini, quindi non si vedeva molto il nome della pianta e alla fine sono dovuto ripassare a riscriverlo per alcuni esemplari. Anche lì è un'idea che non mi è piaciuta molto. L'ultima idea che ho avuto per quello che riguarda i cartellini delle piante in giardino è stata quella, anche qui un acquisto, di cartellini in legno che sono stati verniciati con una vernice impermeabile per far sì che avessero una durata nel tempo, e a distanza di 3 mesi hanno cominciato già a sfaldarsi. La scritta si vede ancora, però il legno ha assorbito da qualche parte un po' di acqua, ha cominciato a sfaldarsi, e anche questo è un ennesimo fallimento per quello che riguarda la mia intenzione di scrivere i nomi delle piante del mio giardino, per ricordarmi quali specie sono e soprattutto quali varietà, per non dimenticarmi appunto il nome delle piante che ho acquistato. Così sono giunto ad una conclusione, probabilmente la più economica, la più anche interessante, perché rimane fermo, rimane un punto fermo che non viene modificato né con gli agenti atmosferici e neanche con il tempo, che è quello del quadernino, ovvero prendere un quadernino, cominciare il percorso che si vuole fare in giardino, o quello che si vuole far fare agli amici se abbiamo delle piante interessanti che sono state identificate, e cominciare di volta in volta a segnare sul quadernino le piante che abbiamo messo, in quale posizione, in modo da non perdere poi questo punto di riferimento che è molto importante se amiamo le piante e ci piace sapere anche la varietà, la specie, e possiamo anche identificare la crescita in altezza, le dimensioni comunque delle piante che abbiamo inserito in giardino. Mi trovo ad esempio qui, in questo percorso in cui ho piantato gli iris, chiamato il sentiero degli iris, anche qui con delle piante identificate con questi cartellini in legno che poi si sono rovinati con l'arrivo delle piogge, con la luce solare
e anche quello ha cominciato a sfaldarsi. Quindi tenendo un quadernino in mano, con una penna, noi possiamo prendere ogni luogo del nostro giardino, in questo caso questa aiuola, e segnare o con un disegno il percorso, oppure specificare soltanto, questo è il sentiero degli iris, quali sono le essenze che abbiamo acquistato e piantato nel nostro giardino. Qui possiamo vedere la fioritura di una salvia Anthony Parker, veramente molto molto bella, una pianta di buone dimensioni, ha cominciato a spogliarsi alla base per via del freddo, però ha prodotto tutti questi fiori bellissimi viola, che adesso vi faccio vedere perché la fioritura di questa salvia, la Anthony Parker, è veramente spettacolare. Le foglie non hanno un odore particolarmente pronunciato, però la pianta potete vedere che colonizza bene il giardino, e quello che posso dire è che ci sono diversi tipi di salvie, alcune si somigliano anche, quindi qui arriva l'importanza di segnare proprio la specie specifica o la varietà specifica, proprio per ritrovare poi in commercio la pianta esatta che avevamo in giardino nel caso questa pianta poi per qualche motivo dovesse morire. Guardate la bellezza dei fiori della salvia Anthony Parker, fiori di un viola intenso. Ecco, i fiori sono molto più profumati rispetto alle foglie. Se stropiccio un po' le foglie non hanno un granché di odore, però il fiore ha un odore veramente buono, tipico della salvia. Guardate le sue dimensioni, è alta 1,5 metri più o meno, per un diametro di circa 2 metri. Una pianta era molto piccola, si è sviluppata in altezza e in grandezza, regalando nella stagione autunnale questo spettacolo di fiori viola che sono veramente meravigliosi. Salvia Anthony Parker, una delle piante che possiamo usare nel nostro giardino se vogliamo dare al giardino autunnale un colore stupendo e meraviglioso che è appunto quello dei suoi fiori. In giardino quest'anno ho inserito anche questa struttura, ne ho un'altra nel roseto che io ho chiamato l'obelisco, in cui ho sistemato all'interno questo crisantemo di cui ignoro sia la varietà che il nome, perché mi è stata venduta senza un nome specifico, dovrei fare una ricerca su internet, e l'ho inserito all'interno di questo obelisco, che mi piace chiamarlo così, per contenere i suoi rami perché si spezzavano. La pioggia abbondante ha appesantito molto i rami e quindi molti si sono spezzati, quindi l'ho rinchiuso un po' qua dentro per cercare di sostenerne l'altezza. Guardate che crisantemo bellissimo con questi fiori di un rosa antico, molto molto bello. Ha un po' patito questo crisantemo il secco di quest'estate perché non è stato assolutamente mai bagnato, però si è ripreso con questa fioritura. Gli farò svolgere questo periodo di crescita autunnale e poi vediamo come si presenterà poi in primavera. Qui c'è una Euphorbia Carachas, subspecie Wulffeni, che dovrebbe diventare un esemplare veramente molto grande, anche questo identificato da un cartellino che si sta sfaldando, e quindi dovrò annotare tutto nel mio quadernino, tutto ciò che riguarda questo perimetro. Qui non ho sistemato piante che hanno una durata, diciamo piante annuali, che poi devono essere rimpiazzate. Qui sono tutte piante praticamente che si ripresenteranno poi il prossimo anno, quindi una volta annotate nel mio diario so che qui ci saranno sempre loro, a meno che non aggiungo poi un'altra pianta. Però l'importanza di annotare sempre i nomi delle piante e ciò che abbiamo messo in giardino è molto importante, soprattutto se siete persone abbastanza disordinate come lo sono io, perché io parto sempre alla grande e poi mi perdo per strada un po' di cose, quindi annotarle in un quadernino è sempre una buona idea. Qui c'è un melograno che non ha mai fruttificato, ha già una buona dimensione ma fiorisce soltanto e non fruttifica mai. Ho cominciato a pensare che sia un melograno più che altro da fiore, più che da frutto. Vediamo il prossimo anno se partirà con le sue fioriture, per arrivare poi finalmente ad una fruttificazione ed assaggiare magari un buon melograno. Non ho idea da cosa si possa capire se è un melograno da fiore o da frutto. Se avete dei consigli da darmi, scrivetemi pure di sotto di questo video nei commenti, così ne possiamo discutere, perché è un po' un'incognita questa pianta. Ne avevo parlato in un video di un anno fa,
Poi non ho più parlato di questa pianta perché ho aspettato che avesse uno sviluppo decente. Purtroppo è stata decespugliata in primavera, quindi è partita un po' con una seconda ripartenza da zero e quindi la sua fioritura non è ancora spettacolare come dovrebbe essere. Sto parlando della Muhlenbergia capillaris, vedete qui, con questi piumini di una leggerezza incredibile, di colore rosato, che mi piacciono tantissimo. Se vogliamo fare con i nostri fiori in giardino un mazzo di fiori autunnali, crisantemi eccetera, e aggiungiamo queste fioriture, diamo veramente al nostro piccolo bouquet di fiori una leggerezza incredibile, perché è una pianta che sembra sospesa nell'aria, nella sua fioritura, molto molto bella. Non è stata identificata questa pianta, la Muhlenbergia capillaris, perché so che ce n'è un'altra varietà, quindi ci sono poche varietà di sfumature di colori per quello che riguarda questa pianta, e quindi Muhlenbergia capillaris, diciamo, è una cosa che mi è rimasta come nome impresso, anche perché non ho da spaziare in 10-15 varietà diverse, quindi non l'ho segnata per questo nel mio quadernino. So benissimo che pianta è e mi ricordo anche il suo nome. Mi sembra che ce ne sia una varietà forse un po' più rosea, un'altra varietà se non sbaglio un po' più sul bianco, adesso magari dico una sciocchezza, però mi sembra che si possa giocare poco per quello che riguarda le sfumature di colori della pianta Muhlenbergia. Qui c'è la cortaderia, l'abbiamo già vista, anche lei non è stata identificata, anzi sì, perché vedo un cartellino laggiù di quelli plastificati che poi andrò a togliere e terrò tutto annotato nel mio quaderno. Girando qua in giardino non potevo non portarvi davanti i cespugli dei miei crisantemi bianchi che io adoro, anche loro, non conosco il loro nome, sono crisantemi che producono dei fiori abbastanza grandi quanto un pugno, di forma a globo, bianchi, e che si aprono con una leggera sfumatura di giallo all'interno. Sono crisantemi che io adoro, una pianta veramente abbastanza imponente, l'anno scorso era ancora più grossa e i fiori l'anno scorso erano ancora più grossi rispetto a quest'anno. In questa parte del giardino ad esempio c'è un esperimento che non vi ho ancora fatto vedere, ve lo faccio vedere adesso, vediamo un po' se andrà avanti. Siccome una mia amica aveva dei Trichocereus che io ho battezzato allora io li ho battezzati sempre Shinkansen e invece Shinkendanzi dovrebbe... Adesso mi sta venendo il loro nome esatto, solitamente non me lo ricordavo mai, mi veniva Shinkansen, come la metropolitana di Tokyo. E invece è Shinkendanzi, se non sbaglio, il nome di questo Trichocereus, una pianta grassa che sopporta fino a meno 10 gradi e che ho deciso di inserire in giardino, nonostante io sono a 550 metri di altezza nelle colline del Piemonte, delle Alpi occidentali, quindi un luogo abbastanza freddo, e vediamo che cosa succede. Negli ultimi inverni le temperature non sono mai scese oltre i 7-8 gradi, a parte sporadicamente qualche notte, e questo potrebbe farmi pensare che magari potrebbe essere piantato un cactus di questo tipo per ottenere dei grossi esemplari e delle belle fioriture poi in primavera. Comunque erano piante in più che sarebbero state buttate, gli ho detto alla mia amica: per buttarle via le prendo io e provo a sistemarle in giardino per vedere se qui avranno una seconda vita. Si sono sviluppate bene questa primavera, estate, sono cresciute abbastanza in altezza, non ho potuto seguirle molto perché nel momento dell'impianto io ero infortunato col gesso e quindi questo lavoro l'ha fatto Giorgio. Le ha messe in un punto esatto, come piaceva a me, l'avrei messa anch'io in questo posto qui, e quindi vediamo come si sviluppano. Anche loro hanno bisogno di un cartellino che era attaccato qui, poi il vento, la pioggia, il sole eccetera l'hanno staccato e portato chissà dove, ed ecco un altro motivo dell'utilizzo del diario, perché rimane sempre con noi e possiamo anche annotare anche i nostri pensieri sul diario che riguarda l'elenco delle piante che abbiamo in giardino. Può essere veramente uno strumento interessante per ritornarci sopra magari anche a distanza di anni e vedere ciò che abbiamo piantato in passato, che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato. Bene, concludo così questo video. Volevo parlarvi proprio di questo strumento importante che è il diario del giardino, perché come dicevo rispetto all'utilizzo di cartellini nelle piante, un po' come fanno i vivai, ma quelle sono cartellini inseriti nelle piante perché devono essere vendute, in cui c'è il prezzo, c'è tutto quanto, in un giardino gli eventi atmosferici possono far sì che i nostri cartellini, i nostri bigliettini alla fine vanno poi persi e rovinati nel corso del tempo, quindi il diario diventa uno strumento
quasi direi importante, indispensabile, per annotare appunto i nomi delle piante che abbiamo in giardino. E come dicevo anche prima, è molto bello e interessante anche inserire un po' l'anno in cui l'abbiamo messa a dimora, valutare in questo modo se è una pianta adatta o meno al nostro giardino, e in più nel diario possiamo inserire anche i nostri pensieri. Quando siamo magari in un momento di relax in giardino e ci guardiamo il nostro giardino, possiamo avere il nostro diario dietro e possiamo scriverci i pensieri, ovvero quello che il giardino riesce a trasmetterci in quel preciso momento. In questo modo noi possiamo anche fare una valutazione su quelli che dovranno essere poi i cambiamenti o se tutto deve rimanere così com'è. Io con questo diario e con questo video concludo questo nuovo appuntamento in giardino e ci vediamo presto per un altro video. Non so bene che cosa, stavo pensando di tornare un attimino in cucina perché sono diventato abbastanza bravo tramite una ricetta che ho trovato su internet a fare il pan di Spagna. E quindi ho già prodotto un po' di torte, vedo che vengono abbastanza bene, potrebbe essere un'idea per farvi vedere non tanto la ricetta del pan di Spagna, perché è una ricetta che io ho preso da un altro canale che ho trovato che consigliava di farlo in quel modo, però diciamo più che altro per farvi vedere una mia interpretazione di una torta fatta col pan di Spagna, che rimane veramente molto semplice, decorata, sempre a tema floreale, che mi piace tantissimo, e buonissima, tra l'altro, anche molto buona perché non troppo zuccherosa. Io non sono molto amante dei dolci troppo dolci. Bene dai, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, grazie e a presto, ciao ciao!